come vedi l'implementazione della tecnologia nell'educazione in generale, Ila? La scuola non può restare chiusa, c'è la tecnologia fuori, c'è l'intelligenza artificiale, ci sono tanti progressi e la scuola chiude le serrande, chiude il portone, ferma nelle proprie convinzioni che studiare significa ascoltare il professore un'ora e poi saper dire esattamente le stesse cose. Così non funziona. Se il mondo va avanti, anche la scuola deve andare avanti, c'è poco da fare. Ciao a tutti e benvenuti questa volta a una chiacchiera in italiano con la signorina Ilaria Mombello. Lei ha una laurea triennale in linguistica e letteratura italiana, ha una laurea magistrale in italianistica e un master di secondo livello in tecnologia per la didattica. Attualmente lei è la coordinatrice dei corsi online per la società Dante Alighieri, che, come alcuni di voi sapete, è un istituto presente in tutto il mondo proprio per diffondere la cultura italiana. È stato veramente un piacere fare due chiacchiere con Ilaria, con una persona che ha questa forte passione per la docenza e per l'educazione in generale. Niente ragazzi, godetevi tanto la mia conversazione con Ilaria Mombello. Signorina Ilaria, benvenuta e soprattutto grazie per venire a fare due chiacchiere con me. Io veramente ti ringrazio il tempo che mi dai a disposizione per venire a fare due chiacchiere. Intanto ti ringrazio infinitamente. Ho già raccontato anche alle persone all'inizio di questo video che tu ti dedichi un po' a quello che è il mondo della docenza, il coordinamento e l'organizzazione in generale. Però facciamo un piccolo passino indietro, ok? Vorrei parlare un po' di cosa ti ha portato a scegliere linguistica e letteratura come laurea triennale, nel senso avevi anche altre opzioni? Allora, intanto grazie a te per l'invito, è un piacere e spero, insomma, di raccontarvi delle storie interessanti. Io avevo altre opzioni quando ero al quinto anno del liceo e stavo per decidere cosa fare all'università, e perché in realtà ero una grande appassionata di matematica. Quindi all'inizio io ero abbastanza convinta di studiare matematica all'università. Dopodiché, facendo un po' un bilancio anche degli anni passati del liceo, effettivamente avevo visto una grande passione rimasta nascosta, molto intima, per la letteratura, in particolare per Dante Alighieri, ma anche per altre opere che in qualche modo mi aiutavano a interpretare il mondo e la vita. E quindi proprio durante gli esami di maturità ho capito che forse la mia strada non erano i numeri, ma le lettere. E tra l'altro la combinazione è stata che proprio all'esame di maturità il docente di lettere era un docente esterno, perché sai che agli esami la commissione è mista, no? Ci sono i tuoi docenti e una parte invece di docenti che non ti conoscono. E quel docente lì è stato fondamentale perché si è complimentato con me, mi ha invogliato molto, mi ha dato un feedback diverso rispetto a quello che ricevevo dai miei docenti del liceo, e alla fine gli ho creduto, ho detto vabbè, se ha trovato del potenziale, magari è questa la mia strada. E alla fine, niente, mi sono iscritta a lettere, letteratura e Molto, linguistica. molto bene, Ila. Ma fammi capire una cosa, tu che indirizzo facevi alle superiori? Liceo scientifico informatico. Ah, però, Ecco. ok. Ma e qua come hai fatto a scegliere l'indirizzo proprio delle superiori? Allora, lì è stata un po' una scelta. Io ho vissuto in una cittadina vicino Roma e nella cittadina sai come funziona, girano molto le voci, no? Su qual è la scuola migliore, qual è l'indirizzo migliore.
qual è la sezione migliore, quindi è stata più una scelta di seguire l'eccellenza che si trovava sul territorio, devo essere sincera. Però comunque una cosa era certa, io non volevo fare il liceo classico, proprio perché anche alle scuole medie e alle elementari non avevo una relazione eh, tanto piacevole con l'italiano. Mm. Nel senso che tuttora è così, io per esempio con la scrittura in italiano fatico moltissimo. Non perché non sia brava, perché alla fine riesco a scrivere bene, ma proprio perché il momento di utilizzare l'italiano per mettere nero su bianco i miei pensieri è un momento molto complicato per me, molto lo sento come un momento difficile. E questo me lo sono portato dietro da piccola e quindi anche per questo ho detto no, no, l'italiano no, scelgo la matematica, le scienze, la fisica, la biologia. Ma E che bello che sei così appassionata di queste materie che regolarmente io con l'esperienza e con gli anni, cioè tutte quelle che hai detto, matematica, fisica, biologia, tu cioè, hai trovato questo amore, questa passione dove io di solito vedo alla gente che c'è un rifiuto proprio totale. E come hai fatto ad avere questo interesse, queste passioni per queste materie scientifiche? Nel senso, perché poi tra l'altro, cioè, nel senso hai fatto del salto uno che rifiutavi il classico e poi c'è stato proprio un cambio di direzione pazzesco alla fine delle superiori, però come hai sviluppato questi amori per i numeri e per le materie scientifiche? Ma forse era proprio perché erano dei luoghi in cui non dovevo necessariamente esprimere la mia creatività, ma semplicemente analizzare quello che c'era e reinterpretarlo, però sempre attraverso quel linguaggio stesso. Cioè, penso ai numeri, penso a quando mi veniva dato un problema e dovevo risolverlo. Era un po' un luogo sicuro quello lì, cioè riuscivo a dialogare con i numeri sicuramente molto meglio dei testi scritti con parole, ecco. E, quindi questa passione c'è stata anche se ti devo dire che comunque, per esempio, quando ho iniziato a studiare fisica al liceo è stato drammatico perché all'inizio la fisica è proprio la materia, si studia al mio indirizzo, l'ho iniziato a studiare dal primo anno e quindi per 5 anni l'ho studiata e solo il quinto anno è stato l'anno in cui l'ho amata di più. Però non mi sono mai demotivata, ecco, con lei. Con la matematica è stato sempre amore, insomma. Poi è cambiato tutto. Però sì, quando si è giovani, in realtà hai tante strade davanti e alla fine segui un po' anche gli istinti, perché sennò non... È meglio seguire gli istinti che strade già tracciate, magari, no? Sai, le situazioni in cui sono i genitori che ti impongono di seguire la stessa strada perché è fatto dalla famiglia, quindi... Assolutamente, assolutamente. E una cosa che mi ha colpito tantissimo dal momento in cui sono in Italia è proprio la grande opportunità di scelta che hanno i ragazzi italiani davanti alla scelta delle scuole superiori. E te che ne pensi di questa, uno, la decisione che devono prendere questi giovani, che quanti anni avevate in quel momento? 14-15 anni, no? Per la Sì, sì, scelta. sì, sì. Mhm. Tu che ne pensi di questa scelta, di questa varietà, grandissima varietà che c'è in questo bel paese? Ma allora, sicuramente rispetto per esempio a quando io ho fatto il liceo sono cambiate delle cose, quindi adesso ci sono diversi licei che prima che io non ho conosciuto, quindi non ho esperienze dirette di questo, magari di amici che hanno frequentato queste nuove tipologie di liceo. E allora, secondo me è molto importante dare ai ragazzi tanta scelta e tante strade diverse e soprattutto non andrebbe sottovalutato anche il potenziale che hanno le scuole professionali, cosa che per esempio ai miei tempi non era tanto, non erano tanto viste in modo
positivo, queste scuole, forse neanche adesso. Ehm, Però quello che penso è che comunque molti ragazzi si trovano disorientati di fronte a tutte queste possibilità. Cioè, se da una parte è positivo avere così tante scelte, dall'altra bisognerebbe dare degli strumenti importanti e fondamentali ai ragazzi per poter orientarsi in queste scelte. Mm. E questo è qualcosa che si ripete anche poi al liceo nella scelta dell'università. Non sempre abbiamo il supporto, giusto per poter scegliere consapevolmente. Quindi, appunto, come nel mio caso è stato un istinto. Poi lascia stare che è andata bene e tutto, però comunque ogni tanto mi dico, ma perché, perché non ho fatto ingegneria, no? Oppure perché non ho fatto prima il classico, magari scoprendo già da prima il mio potenziale rispetto alle lettere e alla linguistica. Nila, Quindi tu ti ritieni soddisfatta dell'educazione ricevuta finora? questa è una domanda molto, molto complicata. Sì, sicuramente mi ritengo soddisfatta perché ritengo comunque di aver portato avanti un bagaglio culturale abbastanza ampio e sicuramente c'è da dire che l'impegno dello studente è fondamentale, non mi voglio vantare, però insomma, se studi ottieni dei risultati e quindi puoi anche ritenerti soddisfatto, cioè il lavoro non è solo del docente, ma è anche dello studente. Però, forse mi ripeto, però quello che un po' mi è mancato è proprio questa apertura verso il mondo esterno, cioè mi è mancato uno spazio all'interno della scuola per parlare delle opportunità che trovi al di fuori della scuola, sia per l'età che hai in quel momento, sia per il futuro. Questo è qualcosa che rimpiango tanto di non avere avuto, cioè di non essere stata formata a quello che mi aspettava dopo. Appunto, un supporto anche di orientamento sulle tue competenze, cioè il renderti conto che se sei uno studente, ma sei anche un essere umano che ha delle necessità, che ha dei sogni, che può seguire delle strade. Ehm, a 16 anni non sei in grado di farlo da solo, no? Poi hai scelto italianistica Mhm. come laurea magistrale, però con il termine italianistica qua mi permetto proprio di leggere quello che ho trovato su, su Wikipedia, Sì. si intende genericamente lo studio della lingua e della cultura italiana. Però scusami, Mhm. io sono qua qualche annetto che sono qui e la cultura italiana è vastissima, quindi mi è venuto proprio subito il dubbio naturale che te, come studio universitario, cioè nel senso qual è stato il focus, diciamo, di quello che hai visto all'università? Allora, appunto, ci sono due aspetti, no? La lingua e la cultura, o meglio ancora la letteratura. E sulla lingua ho fatto degli studi approfonditi soprattutto sull'italiano contemporaneo e ovviamente si studia anche la storia della lingua italiana, però è molto molto interessante anche studiare come la lingua evolve e nel Novecento, ma anche nei primi anni, nei primi 20 anni del 2000 la lingua italiana è in continua evoluzione, quindi questo è l'aspetto interessante della linguistica italiana. E dall'altro lato, sulla parte, diciamo, di letteratura, ovviamente abbiamo dovuto fare delle scelte curricolari, quindi c'è chi ha preferito magari specializzarsi sulla letteratura medievale, chi su quella moderna, chi su quella contemporanea. Ovviamente tra la triennale e la magistrale riesci a fare un po' una panoramica completa di tutta la storia della letteratura, però poi con degli esami monografici approfondisci qualche autore. Per esempio, vabbè, io ho approfondito Jacopone da Todi, che è del 1200, ovviamente per fortuna Dante Alighieri, però poi ho fatto anche un esame di letteratura contemporanea
molto difficile, con una letteratura recente completamente diversa da quella su cui si basa la letteratura, la storia della letteratura italiana e anche la lingua, no? Come le tre corone, Dante, Petrarca e Boccaccio. Ok, e poi finiti gli studi, se non ricordo male, visto anche un po' quello che ho visto nel tuo curriculum, in Mhm. una o un'altra maniera sei finita nella tranquillissima città del Messico. Come sei arrivata lì? Raccontami un po', perché poi non so se ne è partito tutto per un viaggio di vacanza, non so se eri già partita con l'idea di rimanere là, perché se no ho fatto bene i conti, tu sei stata là per circa 5 anni, se non di più, giusto? Sì, sì, esatto. Allora, io in realtà prima di arrivare a Città del Messico sono stata un anno in Francia e questo è stato un po' l'anno decisivo perché l'ultimo anno di magistrale, quindi della laurea magistrale, l'ho fatta con una borsa di studio Erasmus all'Università di Tolosa in Francia. Quindi sono partita e ho concluso gli esami della magistrale, sono tornata in Italia con la tesi da scrivere, però una volta che parti in Erasmus è difficile restare per molto tempo nel tuo luogo di origine o comunque non, è normale, abbastanza normale cercare altre opportunità di viaggio. E nel frattempo mettici anche questioni personali e in particolare una relazione d'amore diventata poi fondamentale nella mia vita e quindi ho tornata in Italia dopo 5 mesi e sono partita per il Messico, perché ovviamente il mio amore era messicano. Però E, aspetta, quindi tu hai conosciuto Raul in Francia allora? eh sì, sì, Oh, questo sì. pezzo della storia mi è mancato. Io pensavo che eri finita prima in Messico, che cazzo ne so, a farti un giro per vacanza e lo hai conosciuto lì. Oh, ho capito adesso tutto. E sì, diciamo che ti capisco perfettamente, perché quando uno è innamorato le frontiere non ci sono più e quindi ho capito molto bene. Quindi, ok. Sì, 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 è un amore dei tempi moderni, è un amore d'Erasmus che poi è diventato, appunto, beh, Raul è diventato mio marito, come sai, quindi è durato tanto, è stata una storia di successo. Però ti devo dire che in realtà ho unito un po' le cose perché per andare in Messico ho cercato delle opportunità, ovviamente, di lavoro, non sono partita e andata in Messico così alla sprovvista da Raul dicendogli ok, adesso cosa facciamo? Quindi quando poi sono tornata in Italia ho cercato delle opportunità di scambi, non più di studio, ma di esperienze di tirocinio che si potessero fare con una borsa di studio e nella regione Lazio c'era un concorso che offriva proprio questa possibilità di andare o fuori dalla regione Lazio o proprio all'estero presso un'azienda scelta da me e che fosse in linea con un progetto di lavoro. Quindi lì è stato dove poi ho iniziato il mio percorso alla Società Dante Alighieri, che è appunto un istituto, un'istituzione italiana importante e presente in tutto il mondo che diffonde, guarda un po', la lingua e la cultura italiana. E c'è una sede proprio a Città del Messico e quindi lì veramente quando dici il destino ha unito tutti i puntini e ho trovato l'occasione in poco tempo di andare a fare un tirocinio lì come docente di italiano per stranieri. E com'è stata la tua esperienza di vivere in Città del Messico? Allora, anche questa, per questa domanda forse dovremmo scriverci un libro perché è veramente impossibile racchiudere tutto in poche parole, in poche frasi, però è stata un'esperienza a 360 gradi, nel senso che ci sono stati momenti bellissimi, così come momenti difficili, e che sicuramente mi hanno fatto crescere, mi hanno fatto maturare e poi alla fine anche prendere la decisione di tornare in Italia. Quindi questo non significa che sono
scappato dalla Città del Messico, ma veramente mi ha fatto capire cosa volessi nella mia vita privata, lavorativa. ehm, ci sono tantissime cose che mi mancano di Città del Messico e questa è la parte molto bella, tra cui anche semplicemente il modo con cui ti accolgono le persone, con cui ti parlano e il calore che trovi lì, io ancora non l'ho trovato qua in Italia, se non forse a Napoli, che è la mia città d'origine. Però sì, è stata un'esperienza fantastica che consiglio a chi ha l'opportunità di viaggiare, consiglio assolutamente di fare, non tanto per turismo, ma proprio come esperienza di vita, perché ti forma moltissimo. È proprio come lo hai appena detto, nel senso, immaginiamo Ila, che c'è qualcuno che abbia voglia o stia considerando il fatto di trasferirsi in Città del Messico. Quali sarebbero i tuoi consigli principali? Allora, guarda, stavo pensando un po' di occultare gli aspetti negativi, no? Perché se no uno poi si spaventa No, e no, 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 Ila, io non sono d'accordo. Secondo me tu devi essere chiara e trasparente, perché anch'io, come la mia città, io amo e adoro il fatto di essere messicano, però c'è tanta gente qua in Italia che mi chiede spesso il come sono finito qua, eccetera, eccetera, che ne penso, e ovviamente io non vorrei vendere un'idea sbagliata. E purtroppo, cioè, come lo hai vissuto pure tu, nel senso ci sono delle cose, ci sono delle questioni che, che io gradirei che la gente sapesse prima di andare là, perché è inutile che tu arrivi con un'idea sbagliata per poi dopo avere una sgradevole sorpresa, no? Quando arrivi là. certo, no, sì, hai ragione. Allora, quindi comincio col dire due cose importantissime. Una, non mangiare dai puestitos per strada se sei appena arrivato, perché a meno che tu non voglia perdere 5 kg in un giorno, allora fallo, perché è successo anche a me e è buonissimo il cibo messicano, veramente c'è una cultura culinaria in Messico fantastica, eccezionale, che mi manca veramente tantissimo, però effettivamente mangiare per strada e abituarsi un po' a quell'insieme di batteri che in Italia non trovi è complicato. Quindi io darei questo primo consiglio, però assolutamente bisognerebbe provare tutto, tutto anche per esempio le cavallette. Questo è uno degli impianti che io ho, che solamente tipo 3 settimane prima di andare via ho mangiato le cavallette, prima di andare via dal Messico, e ho detto, mannaggia, perché non l'ho fatto prima, che sono buonissime. Davvero, in 5 anni solo nelle ultime 3 settimane? Guarda, Ila, queste sono delle cose. Sì, queste sono delle cose che quando dico al resto degli italiani o anche altre persone dell'estero che noi mangiamo le cavallette, cioè la reazione della gente, te lo giuro, non ho trovato manco una persona che dica, oh, wow, interessante. C'è sempre un ripudio proprio incredibile. E quanto sono buone, oh, mi fa piacere che adesso lo accetti al mondo. Però non ti preoccupare, Ila, so che tornerai prima o poi e adesso le mangerai proprio a quintali come Eh. dovrebbe. Sì. Certo, certo, sì. E che altro Sono... diresti? Vabbè, stiamo attenti al cibo, dobbiamo assaggiare tutto perché giustamente il cibo messicano è il top. Non come l'italiano, devo dire. Devo ammettere che i primi 6 mesi quando io sono arrivato qua dicevo no, il cibo messicano è il migliore al mondo, ma poi presto presto, dopo tipo circa 6 mesi ho detto ma che cazzo sto dicendo, non esiste. Cioè il cibo italiano, cioè... top. Però siamo lì, nel senso, no, ancora nel mio cuore, eh sì. Hai ragione, mi manca anche a me un po'. I tacos e tante cose. Esatto, sì, diciamo che la partita secondo me finisce con un pareggio perché comunque effettivamente il cibo italiano è sempre lui, è buono, è saporito, è salutare e diciamo che in Messico è buono e forse salutare un pochino di meno se pensi alla quantità di grasso e di olio che c'è, però anche in Italia si frigge, quindi quindi va bene, secondo me è un pareggio.
Però vabbè, oltre al cibo, un altro consiglio che mi verrebbe da dare è cercate di vivere in case che non siano più in alto del secondo piano, perché così avete una via di fuga veloce, perché questo sì, questo è un aspetto purtroppo un po' complicato che ovviamente ha segnato anche me, però Città del Messico è una città con una costante di terremoti di più o meno bassi e alti, insomma, sono più o meno gravi questi terremoti, ma c'è una cosa fondamentale che bisogna conoscere, cioè l'allerta sismica, che è questo sistema che ti avvisa, ti dà un minuto di tempo per poter evacuare il più velocemente possibile prima che arrivi il terremoto. Quindi, se vivete tra il primo e il secondo piano, siete ancora in tempo per poter uscire in strada e mettervi al sicuro. Questo aspetto io l'ho conosciuto poco prima di trasferirmi a Città del Messico, perché appunto poi ho fatto uno sbaglio, cioè dire vabbè sì, vado a Città del Messico, ma era proprio un viaggio a scatola chiusa e non mi sono documentata tanto finché non ho cercato su YouTube Città del Messico, primo documentario sui terremoti. Ormai era tutto fatto, ormai avevo anche il volo e quindi ho detto, vabbè, vediamo che cosa succede. Per fortuna non è successo mai nulla di grave, però insomma, esperienze forti anche quelle. Però qui vengo poi a dei lati nostalgici, forse anche belli. Mi ha veramente affascinato sempre della cultura messicana il modo di ironizzare su qualsiasi cosa. Cioè c'era il terremoto, dopo 5 minuti ti arrivavano i meme su WhatsApp sul terremoto, il boliglio, che sarebbe il panino, perché secondo i messicani devi mangiarti il boliglio per farti passare lo spavento. Cioè, questo è un aspetto che veramente mi manca tanto da quando sono tornata in Italia, perché qui succede qualcosa di negativo e sono tutti veramente molto tragici, cioè troppo seri. E invece, se riesci a comprendere nel modo giusto quest'ironia messicana, veramente capisci perché si ride, si scherza, perché si è leggeri nei confronti della vita, no? Quindi questo è l'altro consiglio. Lasciatevi avvolgere e coccolare dalla cultura messicana senza troppi pregiudizi, perché scoprirete delle perle e delle filosofie di vita che sono uniche, che non trovate da altre parti del mondo. Fantastico, fantastico Illa, cioè, guarda che belle parole, veramente, mi stai facendo anche riflettere delle cose che non avevo mai messo in considerazione, no? Proprio questo che dici, del fatto di ironizzare praticamente tutto, nel senso che si vede anche già, ad esempio, con la nostra festa dei morti, no? Che abbiamo proprio una relazione anche diversa di come vedere le perdite dei nostri cari, però adesso che lo dici, nel senso sì, nel senso ironizziamo praticamente tutto quello che c'è intorno a noi ed è incredibile come sì, mettiamo tutto nel senso dell'umore e non avevo mai proprio realizzato questo fatto che anche secondo me questo aiuta molto al come ci comportiamo come società. Ottimo, veramente. Secondo me le persone che ci stanno guardando faranno veramente tesoro di quello che stai dicendo. Però hai detto alcune cose che non sono state del tutto positive, che ci sta secondo me in qualsiasi viaggio che tu fai all'estero. E quindi volevo proprio chiederti qual è stata la cosa proprio più difficile per te del fatto di vivere all'estero, e non solo nella questione della situazione in Messico, ma anche considerando quest'annetto che sei stata in Francia, quali secondo te sono stati gli aspetti più difficili di vivere all'estero? Allora, sicuramente la distanza con la famiglia è un aspetto che non sono mai riuscita veramente a digerire del tutto, perché comunque mi riferisco ovviamente alla famiglia, ai miei genitori, mia sorella, ho una relazione con loro molto, molto bella e l'essere andata via, comunque so che ha segnato in qualche modo sia me che loro. Quindi gestirsi la distanza non è stato semplice, però comunque
proprio nel periodo in cui sono andata via anche in Francia, mi ricordo che si è iniziato ad usare WhatsApp. WhatsApp ha iniziato a mettere le videochiamate o le chiamate libere, e quindi grazie alla tecnologia poi questa distanza si è accorciata, tant'è che molte volte mi sono fatta molte più chiacchierate per telefono e in videochiamata con i miei che dal vivo. Quindi anche i miei dicevano, vabbè, dai, in fondo, anche se sei lontana, in realtà siamo abbastanza in contatto. Però sì, comunque c'è da dire che un'altra sfida è la gestione delle proprie finanze, no? Che non è un argomento facile, insomma passare improvvisamente dal vivere con i genitori al vivere da soli e all'estero, il gestirsi le proprie finanze, se non si era abituati a farlo prima, è un'attività da non sottovalutare. E tant'è che all'inizio magari devi considerare di avere magari un budget per le emergenze, che potrebbe significare prendere un volo all'ultimo momento per tornare a casa tua. E questo è stato un pensiero che proprio è stato sempre presente, con cui dovevo fare i conti costantemente. Tant'è che l'istinto, ricollegandomi, vabbè, al terremoto, ma solo brevemente, il mio istinto quando c'erano i terremoti e bisognava uscire fuori per mettersi in salvo era prendere i passaporti, perché per me era importante poter tornare e prendere un aereo di ritorno a casa. Non so, quando vivi all'estero comunque sviluppi delle nuove priorità, ma anche dei nuovi timori che prima non avevi, perché vivevi nella tua bolla in senso positivo e negativo, no? Nella tua comfort zone, come si suol dire. All'estero non ce l'hai più. Considerando, diciamo, vabbè, adesso sei già tornata in Italia e considerando la tua esperienza in Messico, se tu potessi tornare indietro, Ila, cosa avresti fatto diversamente? Allora, partiamo da cose più leggere, va? Avrei mangiato più cavallette. Avrei avrei sicuramente viaggiato di più, perché comunque a Città del Messico poi sono entrata molto nel ritmo di lavoro, come si dice, de godines, un po' sullo stile americano anche, no? Sicuramente c'è una cultura del lavoro diversa in Messico rispetto all'Italia, perché c'è l'influenza statunitense, c'è poco da fare, quindi essere sempre produttivi e avere sempre degli obiettivi molto, molto alti. Quindi effettivamente ho dedicato molto al lavoro nella mia permanenza in Messico. Quindi ehm, adesso, se potessi tornare indietro, cercherei un po' di più quell'equilibrio che invece sto cercando adesso tra la vita privata e la vita lavorativa. Ok. Non so se sei d'accordo sulla questione. Assolutamente sì, nel senso c'è proprio, come dici, no, questa influenza americana e sì, c'è una cultura proprio diversa del lavoro, c'è già anche se lo possiamo analizzare anche a livello contrattuale, no? Ad esempio qua in Italia il dipendente è molto più tutelato a livello generale, cioè nel senso a livello di ferie, a livello di permessi di malattie, di tutto, no? E quindi c'è anche una situazione dove c'è una necessità grandissima anche in Messico di lavorare e quindi a volte quando spiego a diversi italiani che quando ricevi queste istruzioni o questa esplotazione, non so se si dica così in italiano, degli impiegati, no? Dove ti fanno lavorare più ore, dove ovviamente non viene riconosciuto economicamente e tu non puoi dire niente al capo, perché? Perché c'è una coda di gente che vorrebbe prendere il tuo posto e quindi tu stai zitto e lo fai, basta. Più o meno come si fa anche in America. Però sì, sono d'accordissimo con te che bisogna avere anche un equilibrio perché il fatto che tu abbia pochissimo tempo per te, non necessariamente magari per fare dei viaggi, però per fare
i cazzi tuoi è importantissimo, no? E soprattutto quando adesso che sei già sposata, magari verrà anche il progetto della famiglia o magari verrebbe anche la voglia di fare un progetto al di là di quello che è il mondo di lavoro, magari dipingere, magari imparare, che cavolo ne so, qualsiasi sport, uno strumento musicale, qualsiasi cosa. Secondo me avere questo equilibrio è molto importante. Sono assolutamente d'accordissimo con te. Ma prima di cambiare d'argomento in là, volevo chiederti qual è stata l'usanza più strana che hai visto in Messico? Allora, l'usanza più strana che ho sentito ma non ho visto è quella di passare un uovo sulla testa di un bambino appena nato per cercare di allontanare gli spiriti. Penso che questa è stata la storia che mi hanno raccontato. E, diciamo che sì, tutto l'aspetto un po' più ehm, esoterico di spiriti e di purificazioni che si fanno in Messico, devo dire che sono strane, nel senso che non sono tanto usuali in Italia, se non in certi paesini, magari del sud, del centro, sulle montagne, no? Che magari non conosci tanto. Invece in Messico magari sono comunque un po' più diffuse, stiamo parlando di dimensioni molto più grandi come paese e soprattutto al sud del Messico si sentono appunto certi rituali che fanno un po' sorridere, però dal punto di vista antropologico sono sicuramente molto casi di studio molto interessanti. Ehm, torneresti in Messico? Allora, sì, ti direi di sì, però te lo dico anche perché da quando sono andata via, 2 anni fa, ancora non sono riuscita a tornare. Quindi in questo momento veramente c'è una voglia di tornare in Messico incredibile. E a vivere, forse non tornerei a Città del Messico, perché comunque è una città che conosco, so come si vive, quante opportunità dà, ma allo stesso tempo che ritmo di vita hai lì, perché è una città che non dorme mai e quindi a un ritmo molto molto elevato, forse andrei a provare altri posti. Ecco, se potessi lavorare 50% in Italia, 50% in Messico, firmerei anche adesso per farlo. Solo Molto estate. bene, molto bene. Ah sì, con questo lo stavo per dire, anch'io, se potessi scappare di questo caldo maledetto, io proprio nell'estate andiamo in Città del Messico, ce la godiamo, molto bene. Allora, Ila, tu in Città del Messico lavoravi, scusami, in questa società, la Dante Alighieri, ok? Che come avevi spiegato, questo istituto, no, che è presente in tanti paesi. E lì tu hai cominciato, diciamo, la tua carriera all'interno di questo istituto come insegnante, ovviamente di italiano, immagino, giusto? Ok. Quali sono gli aspetti più difficili per te nella tua esperienza di insegnare una lingua straniera ad altre persone? Allora, anche questa è una domanda molto, molto interessante perché prima di tutto imparare una lingua come straniero non significa imparare a usare la grammatica, le parole di quella lingua, ma significa anche sapersi esprimere come un italiano, per esempio, no? Quindi capire soprattutto i riferimenti culturali, i modi di dire, il modo di pensare di un italiano. E secondo me, come insegnante, la parte più complicata è proprio quella, cioè trasmettere allo studente straniero, in particolare magari lo studente che, come mi è capitato in Messico, che ama imparare l'italiano perché è innamorato della musica italiana, perché vuole imparare le ricette italiane, cioè quindi è uno studio per amore per l'Italia e per l'italiano, trasmettere questa parte più culturale, ma proprio di pensiero degli italiani è complicato, soprattutto se sei un docente che si è trasferito dall'Italia e va in un altro paese, perché anche tu poi assorbi la cultura del paese in cui arrivi e questo è inutile nasconderlo. Molti di noi italiani che siamo andati via, siamo andati
via dall'Italia con un pensiero negativo sull'Italia, cioè la famosa fuga di cervelli, no? Quindi non hai un'opinione positiva sul tuo paese d'origine, eppure ti ritrovi nella condizione di dover far innamorare lo studente di un paese che tu stesso non ami. Quindi, secondo me, più che appunto la difficoltà poi che c'è nel, non so, insegnare il congiuntivo, insegnare il condizionale, che sono oggettivamente degli argomenti complicati, la parte più emotiva e di pensiero che c'è dietro la lingua è secondo me la parte più complicata da autogestire e da trasmettere positivamente agli studenti. Quindi tu diresti che tutti sono in grado di imparare una lingua straniera o no? Allora, secondo me sì, sì perché ovvio ci sono delle lingue complicate, molto complicate, però potenzialmente tutti possiamo imparare una lingua perché alla fine la funzione della lingua è uguale per tutti, cioè esprimersi, esprimere le proprie idee, comunicare con gli altri. Quindi di base c'è questa parte, insomma, che hanno in comune tutte le lingue. Poi, quando una persona mi dice no, è che io proprio con l'inglese non ce la posso fare perché ci ho provato, ho provato, ma non ce l'ho fatta, secondo me lì bisogna vedere come ci ha provato. Perché magari ognuno ha dei canali diversi per poter accedere a una lingua. C'è chi accede con l'udito, perché magari appunto è un tipo di persona che apprende soprattutto attraverso l'udito, quindi basta ascoltare i podcast e assorbe la lingua straniera, ma c'è magari chi invece per poter imparare la lingua ha bisogno di leggere. E quindi se a questa persona che è abituata a imparare di per sé, ad apprendere con la lettura, gli dai solo podcast da ascoltare, è ovvio che non riesce ad imparare la lingua. E quindi bisogna comunque sapere che ci sono delle metodologie diverse che possono aiutarti ad imparare una lingua. Quindi potenzialmente io direi che Sì. sì, possiamo imparare le lingue che vogliamo. E c'è qualche strumento in particolare, nel senso, se io dovessi imparare una nuova lingua, no? Adesso hai detto già delle cose importanti, identificare se io sono più portato magari ad assorbire di più ascoltando o leggendo, no? Che tra l'altro questo è stata una cosa che mi è successo quando sono arrivato qua in Italia. Io ovviamente all'inizio facevo molta, ma molta fatica a guardare la TV, per esempio, no? Perché anche alcuni italiani hanno la meravigliosa abitudine di parlarsi sopra l'altro e quindi io non capivo una fava. Quindi la cosa meravigliosa fu che dopo un po' ho cominciato a capire quando loro si parlavano fra di loro e quindi lì ho cominciato, cioè ho capito che stavo facendo un certo progresso, quindi questo mi ha reso contento. Ma se io dovessi imparare da zero, non lo so, magari il danese, no? Ad esempio. Tu cosa mi consiglieresti di fare? Ci sono degli strumenti, ci sono dei passaggi che mi consiglieresti da fare? Ma allora, intanto io direi che il primo passaggio da fare è cercare di immergersi il più possibile in quella lingua, quindi sicuramente utilizzare la televisione o comunque programmi della radio, film, podcast, canzoni. È il primo passo, cioè non inizierei con un libro di grammatica, questo è poco ma sicuro. Cercherei più che altro di andare anche se capisco poco, però andare a immergermi, appunto, questa è la parola secondo me chiave, in quella lingua lì, con gli strumenti che adesso sono infiniti tecnologici che abbiamo per poterlo fare e dopodiché magari cercare di avere delle prime comunicazioni in quella lingua, quindi magari avere una persona di riferimento che possa parlare insieme a te anche solo 5 minuti al giorno o a settimana per farti scambiare, quindi trovare delle occasioni per produrre.
quindi non solo comprendere la lingua, ma cercare di produrre in quella lingua, magari annotando delle frasi molto semplici su un foglio o registrando una nota vocale per esprimere anche solo un sentimento, è già un allenamento. Domanda. Mi devi giurare, Ila, che devi essere completamente onesta. Tu preferisci una lezione dal vivo o una lezione online? Ok, allora, da dove parto? Allora, no, in realtà penso che sia veramente un 50 e 50, quindi non voglio essere estrema né da una parte né dall'altra, perché nella lezione dal vivo hai il vantaggio di vederti per intero, hai il vantaggio di vedere anche il corpo che si muove. mm? Questo è appunto vedersi per intero significa anche vedere magari il docente che si avvicina verso di te se sei uno studente che muove il suo corpo in un certo modo, quindi attira anche la tua attenzione e ti intrattiene, diciamo, nel modo giusto. Ehm, quindi dal lato del docente, ovviamente come docente, la lezione dal vivo è sicuramente utile anche per quello, per capire cosa sta effettivamente facendo quello studente in quel momento e se il coinvolgimento, no? Il grado di coinvolgimento degli studenti. Dall'altro lato, l'online ha un ritmo molto più interessante, perché comunque se tu hai bisogno di cercare qualcosa al momento, o un'attività, una curiosità, vuoi dare degli input diversi, avendo il computer davanti e sapendo che anche gli studenti hanno il computer davanti, puoi veramente accelerare il ritmo della lezione perché è tutto molto immediato. Quindi è vero che in una lezione presenziale avresti comunque un computer, però è diverso averlo già. In questo momento io potrei andare a cercarmi una qualsiasi cosa proprio istantaneamente. Quindi è la velocità che un po' attira della lezione online. E la comodità, ovviamente, dello stare cioè di fare un clic e collegarsi alla lezione, per esempio a Città del Messico, dove le distanze sono molto grandi, nel momento in cui si è attivata l'offerta dei corsi online, molti studenti si sono iscritti dicendo finalmente mi sono iscritto perché non riuscivo a venire a scuola a fare lezione, però adesso che c'è l'online ci riesco, quindi anche quello è un lato positivo. Perché tu attualmente sei la coordinatrice dei corsi online, quindi quali sono le sfide che tu vedi? Te lo chiedo perché anch'io nella scuola dove lavoro si sta facendo praticamente in maniera naturale dopo l'emergenza sanitaria di qualche anno questa transizione sull'online e anche da noi esiste questa cosa di finalmente c'è l'opzione online proprio perché ovviamente la nostra scuola per carità è presente in tutta Italia, però ci sono delle province, ci sono dei comuni dove i ragazzi stessi farebbero fatica ad arrivare alla sede fisica e quindi si sta generando questa transizione, diciamo, sul mondo online. E te che sfide vedi in questa maniera di lavorare? Ce ne sono varie perché appunto riguardano sia i docenti, sia la formazione dei docenti che quella degli studenti. Perché da una parte c'è il familiarizzare con le tecnologie, e questa parola ormai ritorna in questa nostra chiacchierata perché forse è uno dei pensieri che ho più frequentemente, però ancora c'è diffidenza nei confronti della tecnologia, delle novità da parte di molti di noi, sia docenti che studenti, che appunto magari non, trattandosi di un mondo in rapida evoluzione, non riescono a stare dietro a tutte le evoluzioni che ci sono e quindi preferiscono magari tenersi su come ho sempre fatto, no?
E quindi intanto la formazione dei docenti a utilizzare e impiegare queste tecnologie, ma non in modo estremo, no? Riuscendo a trovare comunque un equilibrio tra il come ho fatto prima e le novità che possono portare le tecnologie. E dall'altro il coinvolgimento degli studenti, perché appunto per i corsi di lingua è stato diverso, perché comunque chi studia una lingua straniera lo fa per necessità, magari perché vuole trasferirsi in Italia, vuole studiare in un'università italiana, però la stragrande maggioranza lo fa per piacere, per divertimento. Quindi il coinvolgimento per fortuna viene in partenza. Però poi dall'altro lato vedi le esperienze della scuola, dei ragazzi all'università o anche nei licei, che sono stati sempre abituati a seguire la lezione con lo schermo spento. E tu come fai a capire se effettivamente lo studente sta lì a seguirti, se si è allontanato? Non c'è niente di male che uno studente si allontani, lo facevamo pure in classe facendo la faccia da attenti e poi i pensieri volavano da altre parti, no? Però effettivamente lì sì che manca il lato umano. Non c'è, non vedi i volti, tu docente vedi tutti schermi neri e che cosa trasmetti in questo modo? Come fai a coinvolgere gli studenti e a farli appassionare alla tua materia? Resta una cosa molto sterile in cui bisogna sapere quello che è stato spiegato a lezione, fare il compito, andare bene e passare l'anno, no? Quindi secondo me la sfida è quella, cioè trovare nell'online il modo di utilizzare le tecnologie per coinvolgere sia il docente che lo studente, perché appunto quando si parla di online si pensa solo a una videochiamata e invece non è così, perché nel mondo online c'è anche una parte c'è un contorno, cioè non è limitato alla lezione online, c'è anche una relazione che puoi portare avanti al di fuori della pura connessione davanti a una videocamera e ci sono strumenti, insomma, per poterlo fare. Ci siamo sentiti, per carità, sono un bel po' di settimane che ti avevo proposto il fatto di fare questa chiacchiera e proprio ho visto una tua foto in Instagram che mi ha proprio fatto accelerare questa chiacchiera. Parlami per piacere, Eila, del tuo master, ok, in tecnologia per la didattica, perché secondo me in quello che stavi parlando adesso c'entra molto tutto quello che hai visto in questo master, quindi raccontamelo tutto per piacere. Allora, certo, allora intanto questo master è un master che è proposto dal Politecnico e quindi ritorniamo alla mia passione per le materie scientifiche e tra l'altro dal Dipartimento di Ingegneria e Comunicazione, insomma è un mix trasversale a più dipartimenti, quindi mi sono tolta un po' il sassolino dalla scarpa del dire vabbè sì ho fatto lettere, però comunque la mia passione per l'aspetto più scientifico è stata portata avanti, ecco, quindi sono molto fiera di aver fatto questa scelta e il master è rivolto a docenti in particolare della scuola pubblica, quindi docenti non per forza di materie scientifiche, ma anche appunto di materie umanistiche o anche a persone come me che non lavorano nel pubblico, ma si dedicano proprio a un settore molto specifico dell'insegnamento. E, l'idea è quella di in qualche modo anche un po' demitizzare questa tecnologia, perché appunto parliamo di tecnologia e chissà cosa ci immaginiamo, no? Che ci sia dietro a questa parola qualcosa di persone che stanno lì a scrivere velocemente dietro al computer o piccoli scienziati, non so, c'è chi veramente pensa che sia un qualcosa di irraggiungibile e invece con dei
tipi di esami e di soprattutto task, perché gli esami erano praticamente tanti esercizi che dovevamo fare, ci siamo messi alla prova nel produrre dei materiali didattici con strumenti tecnologici, quindi ho fatto dei video, ho imparato a fare dei podcast, a registrare, sapere come devi metterti in una certa posizione, la luce giusta, l'audio, sai, tutti questi aspetti che ti aiutano poi a, come dire, spezzettare, no? Uno strumento tecnologico per capirlo a piccole dosi, per prenderlo a piccole dosi. E ovviamente questo è stato giustamente mixato con invece un aspetto più teorico, quindi siamo andati poi a studiare gli studi che ci sono da tanti anni sull'impiego della tecnologia per la didattica. Quindi questo è stato anche molto interessante per chi è un po' secchione come me nell'andare a trovarsi anche l'aspetto, l'indagine scientifica, no? E la consistenza, l'importanza effettivamente di introdurre questa tecnologia a scuola. Infatti E- io da anni che vedo, non solamente qua in Italia, parlo anche da quando ero in Messico, che la gente, magari come hai detto io, perché anch'io sono un secchione, sono proprio un nerd di quello che riguarda la tecnologia, sempre mi ha appassionato molto e sempre ho provato di essere in pari, no? Con quello che sono gli avanzi, con quello che sono le applicazioni, a livello anche di videogiochi, di computer, di tutto quanto. E sì, vedo che in generale c'è gente che non le interessa e che non ne frega proprio niente. Però proprio con quello che stai dicendo tu, come vedi secondo te il futuro di questa tecnologia proprio nell'educazione? E non parlo solo dell'educazione formale, no? Come può essere l'elementare, le medie, le superiori, ma c'è anche molto dell'educazione anche nel mondo del lavoro, no? C'è questa formazione dei nuovi dipendenti, c'è questa opportunità di fare proprio dei corsi di formazione per migliorare le tue abilità, eccetera, eccetera. Come vedi l'implementazione della tecnologia nell'educazione in generale, Leila? Allora, intanto sono una grande sostenitrice, come si sarà capito, però quello che sicuramente citerò tante altre persone che la pensano come me, però la scuola non può restare chiusa. C'è la tecnologia fuori, c'è l'intelligenza artificiale, ci sono tanti progressi e la scuola chiude le serrande, chiude il portone, ferma nelle proprie convinzioni che studiare significa ascoltare il professore un'ora e poi saper dire esattamente le stesse cose. Così non funziona. Se il mondo va avanti, anche la scuola deve andare avanti, c'è poco da fare. Non possiamo resistere ai cambiamenti che vengono da fuori, perché la società ha un peso estremamente importante. Da quando sei bambino sei ovviamente immerso anche nella società, in quello che c'è al di fuori del portone della scuola e quindi la scuola deve prenderne le misure con questi progressi. È ovvio che io non invidio assolutamente chi deve gestire questi progressi che devono andare avanti nella scuola perché non è un discorso semplice, assolutamente. Come docenti sicuramente possiamo responsabilizzarci e comunque avere come priorità quella di stare al passo con i tempi, sfruttando stesso la risorsa importantissima dei ragazzi, perché poi sono loro che in classe ti portano le novità. E poi a livello più, diciamo, dirigenziale o di coordinamento vanno fatti dei piani di sviluppo, fondamentalmente, che tengano conto della tecnologia. Quindi assolutamente bisogna seguire questa strada. Ormai non si può più pensare di avere una scuola come si aveva, come quella che ho frequentato io adesso non esiste, mi auguro, e non deve più esistere. Che ne pensi dell'intelligenza artificiale? Allora,
È difficile schierarsi perché comunque sappiamo quanto sia dibattuto, quanto anche chi ha lavorato nello sviluppo dell'intelligenza artificiale ne stia prendendo già le distanze, dicendo ah sì, è pericolosa, non sappiamo dove ci porterà e porterà addirittura all'estinzione del genere umano. Quindi ovviamente risponderti in questo momento pubblicamente dicendo ah sì, sono una grande sostenitrice, non lo so, se tra qualche anno poi si rivolgerà contro di me questa mia presa di posizione. Sicuramente ti posso dire che va presa coscienza di quello che è l'intelligenza artificiale, quindi non solo leggere i titoloni il genere umano si estinguerà, ma capire come funziona, quali sono le logiche e capire come conviverci in qualche modo. Perché appunto, stesso discorso che facevo con la scuola, chiudere le porte all'intelligenza artificiale solo perché i titoli di giornali dicono che fa male, no, non è questo il modo per affrontarlo. Quindi secondo me il potenziale che c'è è estremamente interessante. Siamo davanti a una grande rivoluzione, a un grande cambiamento, non possiamo fare finta di niente. Quindi io in questo ho sperimentato ChatGPT e sono una grande fan di ChatGPT, ma so anche quanti limiti ha ChatGPT, perché se ti vuoi informare con ChatGPT non otterrai delle risposte sempre corrette. Quindi, insomma, lo devi usare, lo devi saper usare e vedrai quanti benefici ti potrà portare, ecco. Però ne parlo come singolo, non sono un proprietario di un'azienda importantissima che ha scopi secondi fini, quindi io lo uso nel mio quotidiano, faccio il mio e basta. Non voglio pensare a possibili poi risvolti negativi che ci possono essere. E penso che mi fermo qua perché non so se ti posso rigirare la domanda, tu che cosa ne pensi? Guarda, io direi che sono piuttosto in linea con quello che è stata la tua risposta, cioè io sì, potrei accettare e infatti ho fatto anche qualche video al riguardo dove da una parte sono stracontento di avere una tecnologia che sta veramente evoluzionando ad una velocità proprio meravigliosa, però ovviamente come hai detto tu, i creatori stessi stanno mettendo proprio dei freni importanti dove sono stati loro ad andare, ad esempio il CEO di OpenAI, Sam Altman, è andato al congresso americano a dire per favore ci dovete aiutare a regolare questa tecnologia e non solamente voi, governo statunitense, a noi, ma ci deve essere uno sforzo proprio internazionale per mettere veramente diciamo delle regole del gioco perché sostanzialmente stiamo giocando con una tecnologia che avanza più veloce che la saggezza diciamo come razza e quindi è importantissimo che mettiamo sì un po' una strategia vincente su questo perché come hai detto tu nel senso questa l'estinzione del genere umano magari quelli che ci ascoltano non dovete immaginarla come Skynet tipo di Terminator, ok? Però sì ci sono delle cose che dobbiamo stare attenti, no? Però anch'io sono un grandissimo entusiasta di questa tecnologia dove secondo me i giornali in generale e anche i telegiornali drammatizzano un po' di più di quello che deve essere l'osservazione della tecnologia, no? Perché dove sì, è vero che grazie alla tecnologia come l'intelligenza artificiale si andrebbero a perdere un sacco di lavori, è contemporaneamente anche vero che ci saranno anche le nascite di tanti lavori nuovi, no? E quindi anche questo è un caldo invito, secondo me, a tanta gente a proprio sviluppare delle abilità che vadano proprio a congeniare con quello che sarà lo sviluppo di quello che sarà, secondo me, anche la nuova società. Cioè, perché per me questo fatto che stiamo vedendo adesso dell'intelligenza artificiale, per me è un cambiamento rivoluzionario come è stata la rivoluzione industriale, per esempio, come è stato l'internet, no? Quindi secondo me
come è stata l'agricoltura tanti migliaia di anni fa, per me stiamo vedendo questo cambio e siamo veramente nell'infanzia di questo cambiamento e secondo me stiamo facendo bene a andarci piano. Però io sono sempre stato molto entusiasta di quello che viene nel futuro, no? C'è gente che si tira il dramma, però sì, ci sono delle cose da risolvere, però per me ci aspetta veramente un futuro brillante. E per me l'intelligenza artificiale è proprio un boost che può darti al lavoro, no? Dove se tu magari vai a fare un automatico un processo nel tuo lavoro, questo ti permetterebbe di avere più tempo libero, magari per stare con la tua famiglia, magari per proprio imparare queste nuove skill, magari per aiutare in altre parti dell'azienda, no? E quindi secondo me si deve vedere come un potenziamento, no, dell'essere umano e non un annullamento dell'essere umano, dove secondo me già questa è una questione di avere l'atteggiamento giusto davanti a questa tecnologia. E per me è top, cioè per me l'intelligenza artificiale è... cioè, perché pensa ad esempio con i benefici a livello di salute, i benefici a livello di tutto quello che si sta facendo. C'è un progetto di DeepMind di Google che stanno facendo il modello 3D di tante proteine, dove loro in questioni di ore hanno fatto il lavoro che prenderebbe milioni di anni in là, ok? E quindi questo a livello proprio dello sviluppo dei farmaci, no? Delle medicine, degli interventi, c'è questo un avanzamento veramente incredibile, no? E quindi però questo non lo vediamo sui telegiornali, questo non è quello che arriva al resto della gente. E per niente, questo è perché io sono un secchione, un nerdone, quindi ci tengo ad informarmi su tutto lo spettro di tutto quanto, e io sono sì un grande fan di questa tecnologia, però come te devo prendere anche con le pinze questo, dicendo che sì, anch'io ho dei miei dubbi, no? Che se magari questa tecnologia arriva nelle mani sbagliate, no? Cose orribili possono succedere, no? La creazione di chimici, per esempio, che possano creare una bomba, che possano creare delle sostanze che possano diventare all'interno di, che ne so, una bomba biologica, ad esempio, no? Di creare questi gas che possono uccidere delle persone. Cioè, nel senso, bisogna essere cauti, molto cauti, secondo me, con questo, però è più per me un beneficio che un rischio. Però si vedrà, spero non mangiarmi le mie parole un domani, però sì, io sono proprio fan. E adesso che parliamo in là di tutta questa parte dell'educazione, secondo te come cavolo è possibile, ok, che l'educazione non abbia avuto dei grossi cambiamenti negli ultimi 100 anni? Mi spiego meglio. Se noi pensiamo ad un ospedale, no? Ho utilizzato anche questo esempio in un altro video. Se noi pensiamo ad un ospedale all'inizio del 1900, no? E lo compariamo magari con gli ospedali che ci sono ora, cioè il cambiamento, cioè a livello di tecnologia, a livello di interventi, è proprio pazzesco, no? Però se facciamo lo stesso esercizio con una classe, no, all'inizio del Novecento e una classe adesso, sì, va bene, magari abbiamo qualche iPad, qualche computer all'interno della classe, però sostanzialmente l'educazione è quella che è. Quindi secondo te perché in alcune industrie, telecomunicazioni, trasporti, eccetera, eccetera, ci sono stati dei cambiamenti veramente incredibili, ma non nell'educazione? Perché secondo te? Allora, anche questa è una domanda difficilissima da scorporare perché effettivamente per come la tua riflessione è assolutamente corretta. E, ci sono dei settori in cui si è andati a una velocità pazzesca e in classe invece ancora abbiamo la cattedra davanti e tutti gli studenti dietro che ascoltano il docente, quindi la classica lezione frontale. E già da lì
io ti direi che comunque ci sono studi, cioè a livello accademico non si è rimasti fermi, sicuramente con una velocità più lenta rispetto ad altri, però a livello accademico comunque si dicono delle cose rispetto all'innovazione che si può portare nella scuola da decenni. Il punto è farla e disseminare queste nuove idee, queste nuove metodologie in modo capillare nelle scuole, perché le scuole sono, mh, parlo ovviamente, mi riferisco all'Europa, Stati Uniti, ok? Quindi sono dappertutto, ok? Non abbiamo problemi da quel punto di vista, perlomeno in quelle zone lì. Poi ci sarebbe tanto altro da dire in posti in cui le scuole invece sono lontanissime anche da raggiungere e quindi è normale che lì i tempi di evoluzione siano ancora più lenti. Quindi, secondo me è qualcosa che viene dato tanto per scontato, che sta sempre lì, che poi è difficile da cambiare. Cioè, sono proprio dei modi di fare, di vedere, le cose che, per i docenti che adesso sono insomma, sono in servizio, è normale che continuino ad essere così, perché loro a sua volta si sono formati su un modello di scuola ancora più antico. Quindi mi viene in mente, proprio parlando dell'introduzione di ChatGPT o comunque del pensiero critico nelle scuole, che è qualcosa che la competenza di saper capire se un testo è vero o no, no? Le fake news, per dire. Ci sono tanti testi accademici che ti spiegano che tu dovresti, come docente, dovresti fare delle attività in classe per insegnare agli studenti a capire se quella notizia è vera o falsa. Ma se i primi a non sapere come si fa sono i docenti, come fai poi a introdurlo a degli studenti che si stanno formando e che soprattutto sono esposti ai social in modo costante, vivono sui social, no? Quindi è questa la difficoltà, forse, anche il gap generazionale che non si riesce a colmare. Però c'è un potenziale di sviluppo incredibile, cioè mi fai riflettere che effettivamente si potrebbe fare di tutto nelle aule. Infatti, Ilaria, se da te dipendesse, no? Se tu sei la boss, no? del sistema di educazione in Italia, o anche, no, non d'Italia, del mondo, ok? Se da te dipendesse cambiare proprio il curriculum, no? E focalizziamoci magari nell'elementare, ok? Non andiamo oltre, ok? Focalizziamoci in questi primi anni di scuola formale per i bimbi. Quali sarebbero le materie che non potrebbero mancare per te? Allora, ritorno sul pensiero critico, sulle competenze, perché appunto io stimolerei molto quella dote proprio naturalissima, innata che hanno i bambini di fare le domande, no? E di essere curiosi, che è una cosa che poi viene cassata assolutamente tra le elementari e le medie, dove invece fare la domanda in classe significa far capire agli altri ragazzi o al docente che magari sei impreparato su quell'argomento e quindi per quello stai facendo la domanda. Invece il fare domande è alla base dell'evoluzione del tuo pensiero e di quello degli altri, perché è ovvio che facendo una domanda tu apri tante altre domande che possono provenire da altre persone o risolvi dubbi anche di altri. Quindi io dedicherei, se possibile, uno spazio nella scuola che non sia solo devo concludere il programma di quest'anno di storia e dobbiamo imparare tutta la storia degli egiziani, che è bellissima, figurati, però uno spazio io lo dedicherei a questo dibattito aperto per gli studenti, perché non ce l'hai neanche a casa uno spazio di questo tipo. Quindi
Quindi questo io lo farei, così come, vabbè, ovviamente noi sappiamo che abbiamo delle eccellenze nel mondo, no? Come la scuola dei paesi, la Svezia, la Finlandia, lì ci sono proprio delle mentalità, non sono un'esperta, però già l'idea che non ci siano degli spazi chiusi come l'aula, ma che tutti i bambini sono liberi di muoversi all'interno della scuola e andare a cercare quello che più gli interessa e quindi costruirsi il loro curriculum sulla base dei loro interessi. Cioè, stiamo parlando veramente di futuro. Lì sì che c'è stata un'evoluzione, no? E quindi mi ispirerei anche un po' a loro per poter cambiare le cose. Ila, se tu potessi dargli un consiglio all'Ilaria quando aveva 20 anni, cosa le diresti? Forse continuerei questo trend, cioè direi non essere così timida e prevenuta. Cioè, all'università forse non ho mai fatto una domanda, ne avrò fatte due ai docenti, perché ovviamente a lettere hai un'aula con 200 persone, no? Quindi già di per sé, se sei una persona un po' timida o comunque non sei proprio sicuro di te, è difficile alzare la mano. Quindi non mi sto giustificando, però comunque bisogna sempre contestualizzare, no? Però, cavoli, cioè, quante cose potremmo imparare facendo qualche domanda in più, lanciandosi un po' di più e cercando, informandosi anche la cultura dell'informazione. A 20 anni devi iniziare ad averla, perché informarsi sicuramente adesso con i social c'è un trend di profili, ci sono dei profili molto interessanti che io ho una sorella di 20 anni, quindi io adesso che ho 30 anni è come se mi rivolgessi all'Ilaria dei 20 dicendo Marti, che è mia sorella, leggi questo, leggi quest'altro, perché se lo avessi letto io a 20 anni forse avrei avuto una mentalità un po' diversa a quell'epoca, quindi sì, io mi cercherei di informarmi di più e di spingermi oltre il conosciuto, oltre quella strada che sembrava già scritta, perché se fai lettere allora è impensabile che un giorno prenderai il master al Politecnico del Dipartimento di Ingegneria, capito? Cioè, a quel tempo io pensavo così, effettivamente. Quindi sì, mi direi questo. Ila, io veramente è stato un piacere enorme fare questa chiacchiera con te. Spero che non sia l'ultima. Poi magari mi farebbe anche piacere farla magari dal vivo, no? Adesso perché siamo, tra virgolette, un pelino lontani uno dall'altro, però siamo nello stesso paese, quindi magari cercherò di organizzarmi per bene, sia che io vado là o voi venite qua in Emilia, eccetera. Però sarebbe molto, molto interessante perché ci sono tante altre cose che gradirei fare due chiacchiere con te, però nel frattempo io solamente ti dico che mi fa un sacco piacere sapere che sei nel mondo della docenza. Ti dà molto onore, diciamo, tutto quello che mi hai detto in questa chiacchiera e che tanti ragazzi e anche adulti passano fra le tue mani, dove se te consideri il fatto di già solo il fatto Ila, di accettare te come docente e questo scambio di domande, no? Che ci sia questo sviluppo del pensiero critico, i tuoi studenti sono in buone mani, secondo me. E poi tra l'altro mi trovo molto in linea su quello che è l'obiettivo, no, dell'educazione e lo sviluppo di queste abilità, no? Quello che mi dicevi di questa mancanza magari nelle superiori o nella tua educazione di ricevere queste opportunità o queste esperienze, no, per prepararti per il mondo reale. No? Credo che è una cosa con cui posso simpatizzare molto perché anch'io in Messico, poi per carità da noi l'educazione del terzo mondo è un po' così, però ehm, secondo me sì, c'è molto da fare, no? Lo hai detto molto bene tu
e c'è molto da fare, e quindi adesso, visto il master che stai facendo, visto il lavoro che stai facendo e visto anche l'avventura imprenditoriale che magari starei facendo pure con Sarella, che poi su questo sarà anche una bellissima opportunità di fare due chiacchiere sia con te e anche con lei, o magari tutti e tre insieme, non lo so, lì vediamo. Però so che ci tieni a questo dell'educazione come me. Io ho questo pallino da tanti anni e c'è tanto da fare, e secondo me avere queste conversazioni è un primo passaggio importante, perché la gente si deve rendere conto della situazione in cui ci siamo, e ci deve essere anche questa opportunità di scoprire, no? Di fare questo paragone con paesi come la Svezia, come la Finlandia, come altri stati che stanno facendo veramente la differenza. Quindi io veramente sono contentissimo, grazie mille del tuo tempo e niente, grazie. Grazie, grazie a te per le bellissime parole. Io ovviamente sono con piacere, quando vuoi chiacchieriamo ancora. E è stato molto interessante anche per me poter rispondere a tutte queste domande. Sono state molto belle, quindi complimenti a te. Grazie Eila, ti mando un bacione, un abbraccio, veramente grazie, e ci vediamo alla prossima, signorina? Ciao! Certo, ciao, 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 ciao.